Oggi siamo qui con un microfono un po' particolare che vedi dentro questa bellissima confezione nera e gialla, e tu sai quanto io adoro il giallo. Il marchio sulla confezione è Deity. Che dici? Iniziamo questa review? Lo proviamo? Allora, iniziamo ad aprire la confezione. Prima di aprirlo, piccolo disclaimer. Questo microfono mi è stato inviato da Deity in cambio di questa recensione. Non mi hanno pagato, non hanno influenzato quello che dirò, quindi mi hanno semplicemente inviato questo microfono chiedendomi di fare una recensione. Ed ecco appunto quello che stiamo facendo. Apriamo il pacco. Allora, vediamo che cosa c'è dentro questa bellissima confezione. Ci sono le istruzioni, c'è la classica bustina dessiccante, poi abbiamo un cavo giallo, bellissimo, TRRS, che vuol dire che va bene per gli smartphone, ok? Quello a 2 cerchi, per capirci, va bene per qualsiasi altro dispositivo, quello a 3 va bene per gli smartphone, quindi se devi attaccarlo, ma dopo ti farò vedere a Rodecaster o altri dispositivi, hai bisogno di un semplicissimo adattatore, ok? Poi c'è un cavo USB-C USB per connetterlo al computer e poi c'è lui, il microfono, il fantastico Deity. Allora, quello che vedo, dopo te lo faccio vedere nel dettaglio, c'è una porta USB-C per poterlo ricaricare e sul sito c'è scritto che la carica totale avviene in poco meno di 2 ore, quindi molto molto veloce. C'è un jack, l'output ovviamente, al quale va connesso il cavetto, questo o qualsiasi altro cavo. Dopodiché, nella parte alta c'è un tastino che serve ad accenderlo, ma lo stesso tastino premuto una volta attiva un filtro a 75, premuto 2 volte attiva un filtro a 150. Un'altra figata di questo microfono è che ha questa rotellina qui dietro che va da 0 a 10 perché è il volume, quindi puoi regolare il volume del microfono direttamente nel microfono. E questa è una figata se ci pensi, perché nel momento in cui tu regoli il volume nel microfono puoi abbassare tanto il volume, per esempio nello smartphone o nella macchina fotografica, ma non solo, poi vedremo anche altre applicazioni. Quindi hai un audio più pulito perché il segnale potente arriva direttamente dal microfono. Poi, cos'altro? In basso abbiamo la slitta che può essere utilizzata per collocare questo microfono sulla macchina fotografica, ma c'è anche un adattatore per collegarlo a qualsiasi tipo di stativo. Dopo ti faccio vedere anche questo. Togliamo la spugna e vedi che questo è il microfono. È un microfono abbastanza interessante, tra l'altro è su un ricote, su un adattatore che serve appunto a eliminare qualsiasi tipo di urto, perché assorbe qualsiasi tipo di movimento. Quindi vedi, se io muovo così, il microfono fondamentalmente non ha nessun tipo di problema. Ovviamente il microfono si può estrarre, spero senza distruggerlo, e questo è il microfono, ok? Quindi te lo faccio vedere in paragone con il mio iPhone, ok? Questa è la proporzione, quindi però è leggerissimo, veramente molto 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 leggero. Ovviamente tu non stai sentendo questo microfono, ci mancherebbe, stai sentendo il mio classico microfono ottava, però adesso che ti ho parlato del microfono, ascoltiamolo. Te lo farò ascoltare in diverse situazioni in modo che tu possa effettivamente capire quanto suona veramente bene questo microfono. Tu dirai, ma come fai a saperlo? Ovviamente l'ho provato, prima di fare questo video l'ho provato, ok? Infatti la confezione manca della scatola esterna perché l'ho voluto provare prima di fartelo sentire. Primo caso d'uso. In questo momento ho montato il microfono Deity sopra un treppiedi normalissimo con il cavo TRRS giallo che esce dalla confezione, l'adattatore per iPhone e dentro il mio iPhone sto registrando con l'app Memo Vocali. Ok, in questo momento il microfono ha un volume di 7. Un volume di 7 ed è distante da me, dalla mia bocca, circa 2 mani chiuse, ok? Quindi 8 dita più o meno. E come puoi sentire si sente veramente bene. Io adesso non ho le cuffie, ho fatto tanti test prima di fare questo video e sono sicuro che il risultato ovviamente sarà lo stesso di quello che ho ascoltato io. Un microfono che si sente veramente veramente bene. Che cosa ci puoi fare? Non solo l'audio dei video, ma ci puoi fare anche podcast, perché se utilizzi il tuo smartphone per registrare i podcast
e non c'è nessun motivo per cui non dovresti farlo, questo microfono può essere sicuramente il microfono che fa al caso tuo, perché come puoi sentire è molto 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 pulito, perché è concentrato soprattutto sulla parte anteriore, ovvero sulla tua voce. L'audio che stai sentendo è totalmente pulito, non c'è nessun effetto, non c'è nessuna post-produzione, l'unica cosa che farò probabilmente è quello di alzare un po' il volume in fase di montaggio del video. Tutto qui, ma l'audio che senti è l'audio pulito che entra in questo microfono e arriva fino al registratore, all'app Memo Vocali del mio iPhone, quindi un'app nativa, non la migliore app del mondo, ok? Come puoi sentire, insomma, vale assolutamente la pena di poterlo utilizzare anche in questo modo. Secondo tipo di utilizzo. In questo caso sempre lo stesso microfono, sempre sullo stesso cavalletto, con il cavo TRRS, ma con un adattatore della Rode che lo trasforma da TRRS in TRS, quindi l'attacco normale con due cerchi per capirci, con un cavo della Rode che arriva dentro il Rodecaster Pro, ma siccome il Rodecaster Pro non ha l'attacco jack o jack piccolo, lo sto facendo entrare con un adattatore della Rode. Ok, quindi, ma dopo non preoccuparti, è facilissimo, dopo ti dico tutto quello che ho fatto e ti metto in descrizione tutti i singoli cavetti, adattatori che ho utilizzato. Per connettere il Deity D3 Pro al Rodecaster Pro, prima versione, ho utilizzato in primis questo adattatore della Rode. Questo è l'adattatore Rode XLR Plus, un adattatore in grado di convertire il jack TRS o TRRS in XLR. Questo specifico adattatore è molto interessante perché trasmette la 48 volt, quindi in questo caso è utile appunto per amplificare microfoni come questo. In secondo luogo ho utilizzato questo adattatore sempre della Rode, non ricordo come si chiama, quindi ti metto il link in descrizione, in grado di convertire in TRS, vedi? Ha semplicemente due, non so se così riesci a vedere meglio. Ok, ha soltanto due cerchi, ok? Perché questo? Perché, come ti avevo fatto vedere prima, il Deity utilizza questo, il TRRS. Ok, quindi io ho dovuto adattare da questo TRRS a questo. Ok? A questo qui. Mette a fuoco, ok. Per far questo poi, in ultimo, ho utilizzato un cavo di prolunga, che è sempre della Rode, un semplicissimo cavo, insomma non ci voglio spendere più di troppo parole su questo cavo, perché questo cavo è, come vedi, aspetta, facciamo così, eccolo qui, ok? Quindi TRS e una prolunga. Ok, per arrivare fino al Rodecaster Pro. Ecco, queste sono le tre cose che ho utilizzato per connettere il Deity D3 Pro al Rodecaster Pro prima versione. Anche in questo caso sto utilizzando l'audio pulito, quindi sto entrando dentro il Rodecaster Pro, ma non verrà applicato nessun tipo di effetto, tranne un po' di volume, ovviamente in fase di post-produzione. A che cosa serve questo microfono? Questo microfono, come stai sentendo, può essere utilizzato e suona veramente molto bene anche dentro il Rodecaster. Certo, il Rodecaster suona meglio rispetto al mio telefono, quindi sicuramente hai sentito una maggiore qualità, ma questo microfono può essere usato sia come video, come sto facendo io adesso in questa posizione, ma anche come microfono fuori dall'inquadratura. Te lo faccio vedere adesso. In questo momento il microfono Deity D3 Pro è fuori dall'inquadratura, lo vedi, lo sto toccando adesso col dito, quindi proprio poco fuori dall'inquadratura e come senti suona veramente molto bene. Considera sempre che questo ambiente non è acusticamente trattato al massimo, nonostante un po' i pannelli fonoassorbenti che vedi in giro, però il soffitto è altissimo, lì c'è un finestrone gigante, quindi potrebbe rappresentare tranquillamente la stanza all'interno della quale tu registri i tuoi podcast o i tuoi video. Quindi anche in questo caso l'audio è assolutamente pulito, entra nel Rodecaster Pro, viene registrato e alzerò soltanto un po' il volume per fartelo ascoltare meglio. Tutto qui. Che ne pensi di questo microfono? Mi farebbe piacere se tu commentassi questo video raccontandomi appunto quali sono le tue impressioni. Se vuoi sapere le mie impressioni, sono assolutamente positive. Assolutamente positive perché? Perché è un microfono che costa poco, è un microfono versatile, è un microfono
piccolo e leggerissimo e puoi portarlo sempre con te. È un microfono che puoi attaccare allo smartphone, puoi attaccare alla macchina fotografica, puoi attaccarlo a un registratore digitale, puoi attaccarlo al Rodecaster Pro. Ha una batteria interna per cui lo ricarichi USB e ti scordi di ricaricarlo perché la batteria dura tantissimo. Ha il volume. Questa è una cosa fichissima, ha il volume, per cui tu puoi, se registri, ad esempio su uno smartphone che non ha chissà quali grandi preamplificatori, il volume di questo microfono può venirti sicuramente incontro. O stessa cosa con la macchina fotografica, sappiamo che le macchine fotografiche hanno dei preamplificatori che fanno veramente pena. Ecco, puoi diminuire al minimo, il preamplificatore della macchina fotografica e aumentare questo, il volume del microfono, e avere un audio veramente buono, considerando che stai registrando su una macchina fotografica. Ecco, io volevo raccontarti questo microfono, farti vedere un po' tutti i casi d'uso. Poi ce ne possono essere ancora tantissimi altri, però è veramente un microfono che vale la pena comprare e utilizzare perché suona davvero molto molto bene. Ok, io con questo ho finito, spero che questo video sia stato interessante e utile per te. Niente che dire, ci vediamo settimana prossima. Ciao!